Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Per chi ancora non mi conosce, io sono Sara e nel mio canale vi insegno a realizzare abiti. Nel video di oggi vediamo insieme come fare il cartamodello della manica base. Lo potete utilizzare in abbinata al cartamodello del corpino base o dell'abito base. Il cartamodello del corpino base l'ho già fatto e lo trovate nel mio canale, ve lo lascio anche qui sotto in descrizione se volete vederlo, mentre quello dell'abito base lo devo ancora fare, però comunque arriverà. Dato che in uno dei prossimi video vedremo come sdifettare il cartamodello del corpino in base alla propria corporatura, ho pensato fosse il caso di farlo con almeno una delle due maniche attaccate. In questo modo sdifetteremo in un colpo unico sia il corpino senza manica, sia il corpino con la manica attaccata e sia ovviamente la manica stessa. Chiaramente nei prossimi video vi mostrerò anche come modificare questi cartamodelli del corpino base e della manica per realizzare dei top molto carini, quindi se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella così non vi perderete tutti i prossimi video. Direi di non perdere altro tempo e vediamo subito quali sono le misure che dovete prendere nel vostro corpo per realizzare questo semplice cartamodello base della manica. La circonferenza braccio va presa facendo circolare il metro attorno al braccio nella parte più alta del braccio, appena sotto all'ascella. La circonferenza gomito va invece presa nella parte centrale del braccio, dove ci sono le ossa sporgenti del gomito. E la circonferenza polso va presa appena sopra la mano, dove ci sono le ossa sporgenti del polso. Poi misurate la lunghezza totale del braccio, nell'interno braccio, tenendolo un po' piegato, dal punto di attaccatura del braccio al torso fino al punto di attaccatura della mano. E infine misurate l'altezza gomito, ossia la lunghezza che c'è tra l'attaccatura del braccio e l'osso del gomito. Inizio disegnando la griglia nella quale tracceremo poi il cartamodello. Traccio un rettangolo A, B e F, dove il lato verticale è AB e misura come la lunghezza totale del braccio, nel mio caso 54 cm. Avere una carta come questa velocizza molto il lavoro perché potete seguire la griglia della carta per tracciare con sicurezza linee parallele e perpendicolari. Sono finalmente riuscita a trovare un rivenditore online di questa carta, quindi vi lascio un link sotto nella descrizione se la volete. Segnate i punti A e B. Ora da A dobbiamo uscire in orizzontale e segnare il punto E di una misura pari al settore ascellare che avevamo già calcolato per il corpino. Nel mio caso era 10,3 cm, più la sua metà, quindi 10,3 più 5,15 fa 15,45 cm. E qui giù segniamo il punto F, usciamo in orizzontale da B sempre della stessa misura di AE. E congiungiamo poi E con F chiudendo il rettangolo. Ora da A scendiamo in giù e segniamo G e la misura dobbiamo prendercela dal corpino dietro che avevamo già fatto. Misuriamo quanto è lungo P1L1 del giro manica dietro e facciamo meno 1 cm. Questa sarà la misura di AG nel cartamodello della manica. Nel mio caso P1L1 misura 10,3, meno 1 fa 9,3. Quindi a 9,3 cm sotto ad A segno G. Ora da G andiamo in fuori e segniamo X. La retta GX deve essere parallela da E. Nella retta AB segniamo il punto intermedio e lo chiamiamo N. Nel mio caso AB era 54 cm, quindi la metà è 27. Ora da N tiro una retta in orizzontale e segno il punto P su EF. Questa retta la chiamiamo linea gomito. Dal punto A ci spostiamo in orizzontale verso E e segniamo un punto M, in modo che AM sia lungo 2/3 di AE. Per me AE era di 15,45, quindi 15,45 diviso 3 per 2 fa 10,3, quindi AM per me è 10,3 cm. Ora da M saliamo in verticale e segniamo il punto M1 che sarà la parte più alta della manica, cioè il punto spalla. MM1 deve essere lungo come 1/3 del segmento AG. Per me AG era 9,3, quindi MM1 è 3,1 cm. Sempre da A ci spostiamo in orizzontale e segniamo il punto I, in modo che AI sia lungo come 1/4 di AE. Per me AE era 15,45, quindi diviso 4 fa 3,86 cm. Da G ci spostiamo di 2 cm in orizzontale e segniamo il punto H.
Poi da H tiriamo una linea verticale fino al fondo della manica parallela da B e chiamiamo il punto in fondo B1. Ora su GX segniamo il punto L in modo che LX sia la metà di GX più 1 cm. Per me GX era 15,45 diviso 2 fa 7,72 cm, più 1 fa 8,72. Segniamo poi il punto intermedio tra H e L e lo chiamiamo L1. Da L1 scendiamo di 1 cm e segniamo L2. Da G saliamo di 1,5 cm e segniamo O. E ora la griglia è pronta e abbiamo tutti i punti che ci servono per finire il cartamodello, basterà congiungerli e il cartamodello è fatto. Congiungiamo L con E che ci aiuterà a tracciare la curva della tromba della manica. Ora dovete congiungere M1 e I con linea curva ampia e poi scendere fino a O con una curva più stretta. Poi da O scendete fino a L2 passando per H, risalite passando per L e arrivate a E. C'è solo un'ultima cosa da fare che è segnare l'orlo curvo. Da B saliamo di 2 cm e segniamo il punto B2, poi congiungiamo B2 con F con linea leggermente curva. Bene, ora vedete che la nostra base sembra effettivamente una manica. Vi dico qualche punto di riferimento. Qui su avevamo già scritto che M1 è il punto più alto della manica ed è anche il centro spalla. E qui giù invece c'è il punto più basso, L2, che corrisponde esattamente al fianco della persona e nel cartamodello del corpino corrisponde alla cucitura del fianco. Abbiamo poi questo pezzo qui che è la manica dietro, che arriva fino al centro spalla chiaramente. E da M1 a sinistra, passando per I, O e H, abbiamo la manica davanti, arrivando fino a L2 che è il fianco. Ma mi rendo conto che vederla così sembri un po' incasinata. Di solito siamo abituati a vedere il cartamodello della manica tutto aperto ed è quello che faremo in 2 semplici passaggi. Quindi cosa dobbiamo fare? Ricopiamo in un altro pezzo di carta per primo questo pezzo più grande e poi a fianco ci sposteremo questi 2 pezzi. Quindi questo finirà specchiato di qua e questo più piccolo lo specchiamo di qua e quindi sarà così. Prendiamo un pezzo di carta su cui disegnare il cartamodello definitivo. Mi lascio un pezzo libero sia a destra sia a sinistra per ricopiare i pezzi successivi. Mi segno la prima linea verticale e l'allineo al cartamodello che ho nel foglio sotto e inizio così a copiarmi il pezzo più grande della manica. Ora ricopiamo questo pezzo qui, appunto specchiandolo, quindi lo giro e lo piazzo a destra a fianco del pezzo già ricopiato, sovrapponendo la linea verticale in comune. Me lo copio con la rotella dentellata e per usarla sapete che avete bisogno di una superficie un po' morbida sotto, quindi userò del feltro. Io così l'ho ricopiato pari pari, ma volevo mostrarvi che qui su c'è un leggero gradino, ma noi vogliamo che questa linea sia una linea continua e uniforme, quindi qui semplicemente tolgo il gradino collegando con una linea dritta e siamo a posto. Qui è dove mi sono accorta di aver ricopiato questa fettina di troppo, che invece va messa dall'altro lato del cartamodello, quindi semplicemente ora da H mi tiro in giù una linea verticale parallela a OB2 fino al fondo della manica e cancello la fettina di cartamodello a destra. Ecco, voi magari evitate l'errore.
Adesso che di qua siamo a posto e ci siamo ricopiati questo pezzo ma fino ad H, andiamo sul lato sinistro e rimettiamo il feltro per copiarci quest'ultimo pezzettino di qua. Qui su ci riportiamo il punto H, mentre qui giù abbiamo un punto nuovo come pure di qua e lo chiamiamo B3 in entrambi i punti che comunque corrispondono. Segniamoci dei punti di riferimento. Questo qui su è sempre il centro spalla, mentre L2 è il punto più basso della curva della manica e corrisponde al fianco. Questo lato è il davanti, mentre questo di qua è il dietro. Già il cartamodello così può andare bene ed essere finito. Tenete conto che queste sono le due linee di cucitura della manica, quindi i due lati che andranno cuciti assieme quando chiudete la manica. E quindi una volta che la manica è cucita, il taglio della manica è 3 cm più in alto del fianco, 3 cm verso il davanti per la precisione. Questa cucitura della manica sarà quindi sfalsata di 3 cm rispetto alla cucitura del fianco del corpino e del fianco naturale della persona. Quindi ve lo mostro anche sul corpino, il taglio della manica si allineerà qui. Potete lasciarla così, ci sono tanti capi che hanno la cucitura della manica spostata un po' in avanti, oppure potete anche riallinearla al fianco, che è quello che farò, preferisco avere una manica che ha il taglio nel fianco personalmente. Per fare questa modifica dobbiamo spostare la linea di cucitura della manica in corrispondenza di L2, che ripeto è il punto più basso del giro manica, togliere quindi il pezzettino dal dietro e rimetterlo sul davanti. Su L2 ci sarà la nuova linea della cucitura, quindi da L2 mi tiro in giù una linea verticale. Chiamiamo il nuovo punto in fondo B4 che poi riporteremo anche dall'altro lato. Per spostare il pezzo a sinistra possiamo ricalcarlo sempre dal cartamodello di partenza, questo era il pezzo da L2 a H, quindi me lo ricopio con la rotella dentellata. Stessa tecnica di prima, faccio corrispondere H con H, allineo le rette verticali e copio il pezzo. Cancelliamo il pezzo sul dietro che chiaramente non vogliamo ripetere 2 volte. Questi due nuovi lati della manica li chiamiamo linea di cucitura, intesa come cucitura della manica, e linea a fianco. E questa è la linea gomito. Ora non ci resta che verificare che questa misura della curva della manica sia corretta rispetto al giro manica del corpino base. Tenete conto che la curva della manica deve essere dai 2 ai 4 cm più grande rispetto al giro manica del corpino. Questi centimetri di lentezza in più servono a far sì che la manica sia più comoda e non tiri sul corpo. Ci misuriamo quindi il giro manica davanti e il giro manica dietro separatamente nel corpino. Il davanti mi misura 20,3 cm mentre il dietro 19,6. Facciamo la stessa cosa sulla manica, misuro da L2 al centro spalla la misura davanti e poi dal centro spalla fino a L2 per la misura del dietro. A me misura 21,3 cm per il davanti e 22 per il dietro. Possiamo scegliere quanti centimetri aggiungere e sarebbe meglio distribuirli equamente tra il davanti e il dietro della manica. Io darò 2 cm o 2 cm e mezzo in totale. Sul davanti sono già a posto perché ho 20,3 cm nel giro del corpino e 21,3 nella manica, quindi 1 cm in più è ok. Sul dietro però è un po' più complicato perché avevo 19,6 cm nel corpino e 22 nella manica, quindi 2 cm e mezzo in più, quando al massimo devo avere 1 cm e mezzo in più, quindi devo ridurre di 1 cm e mezzo la curva del dietro della manica. Quel che si può fare è o aprire qui e stringere questo pezzo, oppure aprire da qui fino al fondo e stringere la manica di 1 cm e mezzo su tutta la lunghezza. Io opterò per questa seconda soluzione perché tanto la manica è già più larga rispetto alla mia misura del braccio, posso permettermi di togliere 1 cm e mezzo in larghezza. E dove togliamo questo centimetro e mezzo? Non qua su perché non vogliamo rovinare la curva, possiamo toglierlo da qui che è tutto dritto. Teniamo questa linea come riferimento, ci segniamo una linea 1 cm e mezzo più a destra e togliamo via questo pezzo in mezzo.
Ora vedete che qui si è formato un bel gradino. Sulla sinistra non lo tocco perché la curva deve rimanere intatta, vado a raccordare la linea sulla destra. C'è un'ultimissima cosa da fare, dobbiamo mettere delle tacche. Ne mettiamo una sul davanti sia del corpino sia della manica e 2 sul dietro. Questo ci permetterà anche di distinguere qual è il davanti e il dietro della manica. E questi sono 2 punti di riferimento che andranno allineati quando dobbiamo cucire la manica al corpino. Da questa linea del torace mi segno 1,5 cm in giù la tacca sul corpino, sia davanti sia dietro. Mi misuro questi 2 pezzi e me li riporto anche nella manica, segnando le tacche anche lì. I centimetri di lentezza vanno distribuiti nella parte alta della manica. Dalle tacche in giù invece bisogna cucire la stoffa della manica pari pari con quella del giro manica del corpino, senza quindi distribuire i centimetri in più di lentezza di tessuto in questa parte qui. Ora magari può sembrare difficile spiegato così, ma quando cuciremo il corpino vi spiegherò un po' meglio come si cuce una manica. E comunque il cartamodello della manica è ufficialmente finito. Bene, per il video di oggi è tutto, io non vedo l'ora di realizzare il top finale, pian piano ci arriveremo nei prossimi video. Fatemi anche sapere nei commenti qui sotto se vi piacerebbe vedere come modificare questo cartamodello della manica base. Ovviamente ci sono svariatissime maniche che si possono fare, quindi se siete interessati scrivetemelo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, così sosterrete il canale e non vi perderete tutti i prossimi contenuti. Bene, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!